Ciao a tutti! In questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo top crop. È fatto su misura, quindi dovete prendere le vostre misure e seguire le mie spiegazioni. Io sono partita con un avvio provvisorio, poi ho proseguito lavorando il punto onda fino all'altezza dello scalfo. A quel punto ho chiuso le maglie per lo scollo e nel ferro successivo le ho riavviate. Poi ho proseguito sempre in ferri di andata e ritorno fino a che non ho fatto anche l'altra parte dello scalfo. A quel punto ho chiuso le maglie per le maniche e ho proseguito in circolare per il pezzettino del corpo, ma questo modello è possibile realizzarlo in tante varianti, quindi farlo con le maniche più lunghe, senza maniche, farlo senza il pezzettino del corpo oppure addirittura proseguire e fare un vero e proprio maglione. A quel punto però, visto che il punto onda è particolare, vi consiglio, quando andate a fare la suddivisione tra corpo e maniche, di non prendere in considerazione solo la misura del seno, ma anche quella dei fianchi, perché se i fianchi sono più ampi della circonferenza del seno, vi conviene lasciare appunto da subito la misura per il corpo pari a quella dei fianchi, in maniera che non dovete andare a fare degli aumenti, perché nel punto onda gli aumenti poi sfasano. Vedete, il punto vi tocca ogni volta fare dei conteggi per, diciamo così, ritornare ad avere di volta in volta l'onda corretta. Per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo. Per iniziare abbiamo bisogno del filato. Io ho scelto questo che è il Donny Tweed di Tessiland. È un filato 100% in cotone, in 100 grammi ci sono 250 metri e qui consiglia di lavorarlo con i ferri che vanno dal 4 al 5. Ma io, per avere una tensione corretta di 18 maglie in 10 cm, utilizzerò i ferri numero 4. Come solitamente vi dico, voi dovete fare un campione e verificare con quale numero di ferri avete la tensione corretta. Inoltre ci serviranno anche dei marcatori ad anello, un contagiri, un uncinetto, un ago da maglia, un metro da sarta e del filato di scarto per fare l'avvio provvisorio. Ma adesso andiamo a vedere le spiegazioni. Per prima cosa, con il metro da sarta andiamo a prendere la misura da manica a manica, quindi da gomito a gomito. Mettetevi a braccia aperte, fatevi aiutare a prendere la misura che va dal gomito, passando per le spalle e finendo all'altro gomito. Nel mio caso sono 80 cm. A questo punto devo moltiplicare gli 80 cm per il numero di maglie che ho in 10 cm del mio campione. Nel mio caso sono 18 e poi vado a dividere per 10 e così trovo il numero di maglie che mi servono, che devo avviare. Ma visto che per lavorare il punto onda ci vuole un multiplo di 10 più 6 maglie, perché 3 cm è il bordo destro e 3 cm, scusate, 3 maglie il bordo destro e 3 maglie il bordo sinistro, io vado ad arrotondare questo numero a 146 maglie da avviare. Quindi con del filato di scarto di colore contrastante vado a fare l'avvio provvisorio con l'uncinetto. Se non conoscete questa tecnica vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Quindi iniziamo facendo 3 catenelle, 1, 2, 3, poi prendiamo il ferro, facciamo passare il filo sotto il ferro sopra l'uncinetto e facciamo una catenella. Vedete, io ho inglobato nella catenella il ferro e quindi proseguiamo facendo passare il filo sotto il ferro sopra l'uncinetto e catenella, sotto il ferro sopra l'uncinetto e catenella, e vado avanti così finché non ho avviato tutte le mie maglie. Ho avviato tutte le mie maglie e adesso per fermare il filo potete fare come vi spiego nel video oppure fare un po' di catenelle
in modo che sia poi più facile da disfare. Iniziamo quindi con le spiegazioni del punto onda. Anche se questo primo pezzo del progetto va lavorato in ferri di andata e ritorno, io utilizzo comunque i ferri circolari e quindi lavorerò normalmente in ferri di andata e di ritorno. Come primo e secondo ferro del punto onda bisogna lavorare a dritto, quindi io lavorerò normalmente a dritto, ricordandomi però di lasciare una codina lunga almeno quanto il vostro braccio, perché poi bisognerà andare a cucire, quindi per non avere più codine poi da nascondere, io ne lascio una molto lunga all'inizio in modo che andrò a cucire con quella. Quindi lascio una codina lunga e vado a lavorare il primo e il secondo ferro a dritto. Nel terzo ferro lavoriamo 3 maglie a dritto per il bordo, quindi metto un marcatore che me le separa. Poi iniziamo la sequenza e facciamo così. Facciamo un dritto ma gettando il filo sul ferro 2 volte. Poi ancora un dritto gettando il filo sul ferro 2 volte. Poi un dritto gettando il filo sul ferro 3 volte. Un dritto gettando 2 volte. Un dritto gettando 2 volte e 5 dritti. 1, 2, 3, 4 e 5. E ripetiamo questa sequenza per tutto il ferro. Se volete qui potete anche mettere un marcatore che vi segni tutte le sequenze di 10 maglie. Adesso ve la faccio rivedere, ma è molto semplice. Un dritto gettando 2 volte, un dritto gettando 2 volte, un dritto gettando 3 volte, un dritto gettando 2 volte, un dritto gettando 2 volte e 5 dritti. 1, 2, 3, 4 e 5. Proseguiamo così per tutto il ferro, ricordandoci però alla fine di mettere il marcatore e fare le 3 maglie a dritto di bordo. Nel quarto ferro lavoro tutto a dritto, ma siccome il ferro prima abbiamo fatto i gettati, adesso vi faccio vedere come lavorarli. Quindi le prime 3 maglie di bordo normalmente, poi visto che siamo passati nel ferro di ritorno, le prime 5 maglie sono a dritto e poi arrivano le maglie con il gettato. Vedete qua ci sono 2 fili per una maglia. Noi la lavoriamo normalmente a dritto facendo cadere anche il gettato. Anche questa è una maglia con gettato e lo facciamo cadere. Maglia con gettato, facciamo cadere, maglia con gettato, facciamo cadere, ultima maglia con gettato, facciamo cadere e poi proseguiamo a dritto. 1, 2, 3, 4 e 5 e ancora troviamo le maglie con i gettati e le lavoriamo normalmente facendo cadere il gettato e facciamo così, quindi lavorando sempre a dritto per tutto il ferro. Anche il quinto e sesto ferro li lavoriamo tutti a dritto. Nel settimo ferro ripetiamo il motivo, solo che lo facciamo al contrario. Quindi iniziamo con 3 dritti di bordo, 1, 2,
e 3 e poi facciamo 5 dritti, 1, 2, 3, 4, 5 e poi un dritto con 2 gettati, un dritto con 2 gettati, un dritto con 3 gettati, un dritto con 2 gettati, un dritto con 2 gettati e ripetiamo 5 dritti, un dritto con 2 gettati, un dritto con 2 gettati, un dritto con 3 gettati, un dritto con 2 gettati, un dritto con 2 gettati e andiamo avanti così fino alla fine del ferro. Poi ci ricordiamo di fare le 3 maglie di bordo a dritto. L'8º, il 9º e il 10º ferro sono gli ultimi 3 ferri del punto, della sequenza del punto e vanno lavorati tutti e 3 a dritto. Però nell'8º dobbiamo ricordarci che abbiamo i gettati del ferro precedente, vanno lavorati normalmente ma dobbiamo farli cadere, quindi vedete questo è un gettato, noi lo lavoriamo a dritto normalmente però dobbiamo ricordarci di far cadere il gettato. Anche qui lavoro, faccio cadere il gettato, lavoro, faccio cadere il gettato e così via. Comunque sono gli ultimi 3 ferri che vanno lavorati appunto tutti e 3 a dritto. Quindi proseguo ripetendo dal ferro 3 al ferro 10 fino ad arrivare all'altezza dello scalfo rimanendo un po' morbide. Ad esempio nel mio sono arrivata a 21 cm di altezza. Mi raccomando, arrivata all'altezza dello scalfo, visto che dobbiamo chiudere le maglie centrali per lo scollo, ricordatevi proprio di finire con dei ferri tutti a dritto, quindi o con l'8, il 9, il 10 oppure con il 4, il 5, il 6 della sequenza, perché altrimenti se finite dove dovete fare il motivo di maglie allungate poi è un problema, lo scollo vi verrà con un bordo non regolare. Per sapere quante maglie dobbiamo andare a chiudere per fare lo scollo dovete prendere la circonferenza della vostra testa, nel mio caso sono 56 cm, e sapere a quante maglie corrisponde, quindi moltiplicare per 18, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà un numero che nel mio caso ha la virgola, ma chiaramente noi dobbiamo andare ad arrotondare, quindi io arrotonderò a 100 maglie. A questo punto dobbiamo andare a dividere in 2 lo scollo perché in questo momento stiamo lavorando il dietro e quindi dobbiamo chiudere solo le maglie del retro dello scollo, quindi 100 diviso 2 è uguale a 50. Quindi io so che devo andare a chiudere le 50 maglie centrali. Ma quante maglie devo andare a lavorare prima di fare la chiusura? Dunque io sui ferri ho 146 maglie meno le 50 centrali mi dà 96. Siccome io devo, questo numero sono le maglie che io non devo chiudere, lo devo dividere per 2 perché saranno le mie spalle, quindi 96 diviso 2 mi dà 48, vuol dire che io devo andare a lavorare 48 maglie normalmente, chiudere le 50 centrali e lavorare le ultime 48 maglie. Quindi lavoro la mia spalla, diciamo così, anche se fa parte, le prime maglie fanno parte della manica, di 48 maglie. Lascio su tutti i marcatori perché poi comunque torneremo a lavorare il punto onda. Arrivata alle maglie che devo chiudere per lo scollo, faccio una chiusura normale con accavallata, però attenzione a non essere troppo strette e quindi a renderla, diciamo così, un po' più morbida, magari lavorandola con un ferro di una misura superiore. La chiusura con accavallata è molto semplice perché si lavorano all'inizio 2 maglie e si accavalla la prima maglia sulla seconda e poi si prosegue lavorando una maglia e accavallando una maglia
e a cavallo. Quando incontro i marcatori, chiaramente in questo momento, visto che sto chiudendo, li tolgo. Se non sapete come si fa questa chiusura, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Ok, ho finito di chiudere tutte le mie maglie, adesso proseguo normalmente a dritto. Nel ferro di ritorno lavoro a dritto tutte le mie maglie e poi vado a riavviare a nuovo le maglie per lo scollo. Quindi lavoro a dritto fino a qui e poi vi faccio vedere come avviare a nuovo le maglie. Quindi devo andare ad avviare le mie 50 maglie dello scollo e lo faccio con l'uncinetto. Comunque voi, se volete, potete farlo anche con un'altra tecnica. E come? Prendo il ferro, faccio un'asola con l'uncinetto tanto per fermarla e poi passo con il filo sotto il ferro, sopra l'uncinetto e faccio la mia prima maglia. Eccola qui, la mia prima catenella, scusate, in questo caso però che diventa una maglia. E poi proseguo come abbiamo fatto per l'avvio provvisorio all'inizio, andando sotto il ferro, sopra l'uncinetto e creando la maglia e la catenella. Sopra, sotto, catenella, sopra, sotto, catenella. Avvio però tutte le maglie tranne l'ultima che vi faccio vedere come fare. Comunque, anche per questo avvio vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Quindi ho avviato 49 maglie e vedete la 50esima è proprio quella che ho sull'uncinetto, quindi prendo l'asola dell'uncinetto e la metto sul ferro. Adesso posso continuare a lavorare a dritto fino alla fine del ferro. Adesso per il davanti devo ripartire con la sequenza di ferri che vanno dal 3 al 10, ma attenzione, visto che io ho finito con l'ultimo ferro della sequenza che era il numero 10, adesso solo per l'inizio, come abbiamo fatto proprio all'inizio del lavoro, devo ripartire con il ferro numero 1. Se invece voi avete finito la sequenza con il ferro numero 6, dovete ripartire dal ferro numero 5. Ok, ho finito di lavorare anche dall'altra parte, l'altezza del sottomanica. Adesso dobbiamo andare a chiudere le maglie per le due maniche, quindi pieghiamolo a metà, vedete così. Questo è lo scollo e questa è la manica. Noi dobbiamo andare a fare dei conteggi per capire quante maglie dobbiamo andare a chiudere, cucire per la manica e quante ne dobbiamo lasciare invece per il corpo. Adesso vi faccio vedere i conteggi. Per prima cosa dobbiamo prendere la circonferenza del nostro seno. Nel mio caso sono 90 cm, ma questi 90 cm a quante maglie corrispondono? Devo moltiplicare per 18, che è il numero di maglie che ho in 10 cm nel mio campione, e dividere per 10 e mi dà 162. Ma visto che adesso devo lavorare sulla metà del lavoro, perché devo andare a chiudere le maglie delle maniche e lasciare invece le maglie del corpo, questo numero lo devo dividere in 2 e mi dà 81. Visto però che il nostro multiplo del punto è di 10 cm, mi conviene lasciare 80 maglie per il davanti e 80 maglie per il dietro, proprio perché per una maglia non succede nulla. Se voi avete un numero invece che 81, prendiamo 87, allora a quel punto vi conviene lasciare 90 maglie per il davanti e 90 per il retro, quindi cercando di mantenere comunque nelle maglie del corpo il multiplo di 10.
Vi faccio però vedere l'ulteriore calcolo, perché magari non a tutti viene, diciamo così, spontaneo capire quante maglie poi devono chiudere per ogni manica. Allora, dicevamo che io vado a chiudere, scusate, vado a lasciare 80 maglie per il davanti e 80 per il retro, quindi dal numero di maglie totali, che sono 146, tolgo le 80 maglie, quindi meno 80 che lascio per il corpo, e mi dà 66. A questo punto questo numero lo devo dividere in due, perché io ho le 66 maglie che sono sia per la manica destra che per la manica sinistra. Se io devo sapere quante maglie devo andare a chiudere per ogni manica, questo numero lo devo dividere ulteriormente in due e mi dà 33. Ciò vuol dire che io vado a chiudere, a cucire 33 maglie per la manica, ne lascio 80 per il corpo e vado a chiudere le altre 33 per l'altra manica. Adesso dobbiamo andare a rimettere sul ferro le maglie che avevamo avviato con il metodo provvisorio, e quindi tiriamo il filo e disfiamo la catenella. Non disfiamo tutto in un colpo, se no ci si disfano tutte le maglie anche, e vedete, tenendo il cappietto, questo non c'entra il filo e la codina, tengo il cappietto e vedo dove sono le maglie da riprendere, quindi inserisco il mio ferro e proseguo nel disfare le maglie. Quindi questa l'ho disfatta, c'ho sempre sta codina in mezzo, aspettate che la tolgo, se no non riuscite a vedere bene. Ne ho disfatta una, quindi poi tengo il cappietto, entro nella maglia, disfo la seconda, la terza, la quarta, e vado avanti così, tenendo il cappietto, tirando in maniera che vedo bene dove devo entrare con il ferro per riprendere le maglie. Lo potete fare sia con il ferro circolare con cui avete lavorato, oppure, come nel mio caso sto facendo, con un altro ferro circolare. Io adesso sto utilizzando un numero di ferri leggermente più piccolo, ma non importa, perché è solo per riprendere le maglie. Poi chiaramente lavorandole le lavorerò con il numero corretto di ferri. E quindi, come dicevo, disfate piano piano tutto e vi andate a riprendere tutte le maglie. Una volta che ho finito di riprendere tutte le maglie, piego la lavorazione a metà, quindi qui ho il mio scollo e questa è la mia manica, quindi lo piego a metà, lasciando all'interno il rovescio del lavoro e all'esterno il dritto, e vado a fare la chiusura con 3 ferri. Per chi non conoscesse questo tipo di chiusura, lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque è una chiusura abbastanza semplice, perché basta mettere i 2 ferri vicini e entrare con il ferro di lavorazione nella prima maglia del primo ferro, nella prima maglia del secondo ferro, e lavorarle a dritto. Quindi 1, faccio cadere, 2, faccio cadere, poi ancora entro nella prima dell'altro ferro e lavoro a dritto. O le faccio cadere una per volta, oppure le posso far cadere assieme, e poi devo chiudere. La chiusura è con una cavallata semplice, quindi a cavallo. Poi maglia, maglia, lavoro a dritto, vedete, così li ho passati tutti assieme, faccio cadere, chiaramente tolgo i marcatori che non mi servono più, e poi a cavallo, e vado avanti così, nel mio caso, fino a chiudere 33 maglie. Ok, ho chiuso la manica anche dall'altra parte nella stessa maniera, e adesso vado a lavorare in circolare il corpo.
sono sul dritto del lavoro, perché quando lavoriamo in circolare lavoriamo sempre guardando il dritto del lavoro, e quindi ho messo anche un marcatore di inizio e fine giro per rendermi conto appunto quando ho finito il giro. E adesso proseguo con la lavorazione ad onde. L'unica differenza è che prima, quando lavoravamo a pannello, i ferri pari, quelli sul rovescio del lavoro, li lavoravo semplicemente a dritto. Adesso invece, lavorando sempre sul dritto, i ferri pari li lavorerò sempre a rovescio. Ho proseguito nella lavorazione fino ad arrivare all'altezza desiderata, che per me è circa al sottoseno. Adesso facciamo 8 ferri di maglia legaccio, quindi lavorando un ferro a dritto e un ferro a rovescio, per il bordo finale. Bene, ho finito il bordo a legaccio e adesso procedo con la chiusura. Farò una chiusura molto elastica e quindi utilizzo l'ago. Per chi non fosse capace a fare questo tipo di chiusura, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato. Comunque, come sempre, ve lo faccio vedere. Ho tagliato il filo lasciando una coda di circa 2 volte e mezzo, 3 volte la lunghezza della chiusura, quindi per me è la circonferenza del torace. E poi è molto semplice perché si infila l'ago da destra verso sinistra prendendo le prime 2 maglie. Si fa passare tutto il filo in questa maniera, avvicinate all'inizio l'altro ferro in maniera che non ci sia troppo spazio e così le maglie non vi vengano allungate, e poi si passa l'ago da sinistra verso destra prendendo solo l'ultima maglia, così, e si fa cadere quindi la maglia e poi si rinizia da capo. Da destra verso sinistra prendo le prime 2 maglie, faccio passare tutto il filo e poi da sinistra verso destra l'ultima maglia e la faccio cadere e vado avanti così fino alla fine del ferro. Bene, chiusura finita, adesso non mi resta nient'altro che andare a nascondere le codine. Mi raccomando, fatelo in maniera molto attenta perché questa maglia è double face. Infatti io vi ho sempre fatto lavorare sul dritto del lavoro dove abbiamo fatto tutti gli avvii a nuovo e le chiusure, ma in realtà a questo punto si può mettere anche sul rovescio. Infatti io metterò la maglia a rovescio perché mi piace di più, mi sembra più rifinita. Vedete, anche nella cucitura sotto la manica non si vede niente. Io per realizzarla ho utilizzato circa 180 grammi di filato per una taglia diciamo così M, però lì sta a voi in base alle vostre misure utilizzare più o meno filato. Comunque, siccome i gomitoli, le cake sono da 100 grammi, è chiaro che se la realizzate con lo stesso filato vi serviranno comunque 2 gomitoli, 2 cake. Bene, per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!